Salute a tutti! Come forse qualcuno di voi avrà notato dal numeratore che compare sulla pagina, questo video è il video numero 100 del canale, numero 100 compreso il video di presentazione. E allora, questo numero 100, vabbè, anche se 100 è come 101, 99, non è che ci sono differenze, comunque diciamo che c'è questo numero 100 e a questo punto facciamo un piccolissimo bilancio di questa esperienza iniziata il 4 giugno 2021, quando ci fu la messa online del primo video, quello di presentazione. E allora questo canale, senza chiedere soldi né in modo diretto né in modo indiretto, cioè non c'è nemmeno la pubblicità, questa è una decisione che è stata presa fin da subito, ha cercato di dare il suo piccolo contributo a una ricostruzione storica di questa vicenda, che è una vicenda che insomma da un punto di vista giudiziario fa acqua da tutte le parti, e questo canale ha dato il suo piccolo contributo. Ecco, a questo punto non è che io voglio lodare, no? Chi si loda si imbroda, si dice, però un minimo di orgoglio, insomma, lasciatemelo esprimere per questo lavoro che è stato fatto, un lavoro fatto da appassionati. Ecco, io vorrei cogliere l'occasione per presentare, per ricordare due persone che stanno dietro le quinte e che contribuiscono a far sì che questi video escano e siano, diciamo così, vedibili da voi. Ecco, le due persone sono: la prima è Leonardo Settimelli, un videomaker, è grazie a lui che io ho iniziato questa mia attività dopo che mi ero dedicato per anni al mio blog. Ecco, lui sta dietro le quinte, io gli mando il materiale grezzo, cioè il video, le immagini che scelgo, lui ne mette molte altre, mette le mie, ne mette molte altre, mi toglie le indecisioni, mi segnala gli errori, insomma fa le copertine, i titoli, cioè fa un gran lavoro sotto. Un'altra persona che voglio ringraziare, che sta dietro le quinte, l'avete sempre vista in tutti i miei video, è la persona alle mie spalle, soltanto che lì aveva 3 anni, è mio figlio Andrea. Ecco, lui fa un gran lavoro per i sottotitoli che gli occupano diverso tempo. Abbiamo deciso di mettere questi sottotitoli sia in italiano, e poi ci sono anche i sottotitoli in inglese per eventuali interessi da parte di stranieri. Ecco, lui fa questo lavoro, ma soprattutto lui è sempre stato, fin dall'inizio del mio interesse per questa vicenda, il mio sparring partner. Cioè io con lui ho sempre discusso di queste mie idee, di quello che stavo preparando, di quello che avevo capito, e ho avuto il suo parere, ho sempre il suo parere, anche lui è diventato un po' un esperto, e c'è questo continuo scambio. Ma c'è ancora una piccola premessa prima di arrivare all'argomento del video, che è un errore che io ho commesso nel primo di questi video relativi alla macchina rossa di Lotti, quando ho parlato di Vittorio Chiarappa, che avrebbe visto i dintorni dalla colonica di Rufo e anche la macchina rossa attraverso un teleobiettivo privo di corpo macchina, un teleobiettivo potente, di quelli grossi, privo di corpo macchina. Io non mi ricordo dove avevo letto questa notizia, ma è una scemenza, cioè non si usano i teleobiettivi senza il corpo macchina. Io, diciamo, sono parzialmente giustificato forse dal fatto che io di fotografia non so assolutamente nulla. Io, per me, cioè, il teleobiettivo so che non è roba che si mangia, ma al di là di questo so poco altro. Chiarappa probabilmente non scattò nessuna foto, o perché non gli interessava scattarne, o perché non aveva la pellicola. A quel tempo non è come oggi, no? Che la pellicola non ce n'è bisogno. Oggi scatta, se poi si ha voglia di stampare le foto si stampano, se no si buttano via, o se no si tengono sul computer. Una volta non era così. Comunque chiudiamo questo argomento e torniamo invece alla narrazione relativa a questa macchina rossa di Lotti. Eravamo rimasti al momento in cui, dopo la riapertura del dibattimento alla fine del primo grado, i giudici avevano deciso comunque per la condanna di Vanni e Lotti. Avevano creduto sostanzialmente alle giustificazioni di Lotti relativamente ai problemi che erano emersi con quel atto di vendita di una 124 blu che era situato 2 mesi prima del delitto degli Scopeti e che aveva rischiato di sconfessare le dichiarazioni di Lotti e di Pucci e anche della Ghiribelli della presenza di quell'auto rossa di Lotti sotto la piazzola l'8 settembre 85, quando si riteneva che fossero state uccise le 2 persone lì della tenda. Ecco, i giudici avevano lo stesso condannato Vanni e Lotti. I difensori di Vanni
Nell'intervallo tra il primo e il secondo grado, che è un anno e 2 mesi circa, perché il primo grado, il verdetto c'era stato il 24 marzo 98, l'appello iniziò il 17 maggio 99, per cui un anno e 2 mesi. Ecco, in questo anno e 2 mesi la difesa Vanni andò avanti su questa strada della macchina rossa, cioè cercando di dimostrare che quella macchina rossa all'8 settembre 85 lotti non ce l'aveva. E per far questo, credo Antonio Mazzeo, andò nell'agenzia della compagnia assicurativa a Firenze a fare delle indagini. Teniamo conto che la compagnia assicurativa dell'85, la All Secures Preservatrice, era stata assorbita da una multinazionale, la AXA Assicurazioni. Ecco, questa AXA Assicurazioni aveva preso il parco clienti e a Firenze c'era la sede, no? E Mazzeo andò lì e lì saltò fuori un certificato che Bertini non aveva trovato, insieme ai 3 che aveva consegnato, che aveva trovato, diceva lui, nella agenda di lotti, e questo certificato non c'era. Questo certificato venne fuori nella sede della compagnia assicuratrice AXA di Firenze e questo certificato diceva che al 25 maggio, teniamo conto che l'atto di vendita era di luglio, non mi ricordo il 5 luglio, quando? Era comunque di luglio l'atto di vendita, questo certificato attestava un passaggio, un trasferimento della polizza assicurativa della 128 da quel 25 maggio alle ore 10 sulla 124 blu. Per cui quel certificato che Lotti aveva presentato, che andava dal marzo al settembre sulla 128, fino al settembre non ci andava perché dal 25 maggio era decaduto. Al suo posto c'era questa nuova polizza relativa alla 124. Ecco, qui vediamo lo specchietto che avevo fatto vedere l'altra volta aggiornato. Ecco, la riga rossa rappresenta questo nuovo certificato. Come si vede, il precedente che andava fino al 20 settembre 85, al 25 maggio 85 era stato sostituito da questo che a sua volta andava fino al 20 settembre. Poi dal 20 settembre era buono il certificato che aveva presentato Bertini e la polizza andava avanti. La polizza era la 68731. Naturalmente i difensori di Vanni tra i motivi d'appello ci misero anche questo certificato, cioè che un certificato che era una cosa abbastanza clamorosa e all'inizio del processo d'appello il consigliere relatore, quello che riassunse tutta la situazione del precedente processo e delle richieste per l'appello, Bruno Loche, parlò di questo certificato. Sentiamo cosa disse. L'udienza era quella del 17 maggio 99, il primo giorno. In serie di motivi aggiunti di appello, i difensori del Vanni hanno prodotto un documento. Ci hanno detto che hanno effettuato loro indagini, si sono limitati a recarsi presso l'agenzia di quella compagnia assicuratrice di Firenze e l'agente della compagnia assicuratrice gli ha consegnato tanto di polizza, che noi abbiamo in fotocopia ma che speriamo di leggere in originale, attinente al 124. Io non ci ho letto nulla, ma quello che si legge è un timbro. Sembrerebbe che questa polizza sia stata stipulata il 25 maggio 1985. Quindi sembra che la 124 abbia iniziato a circolare diversamente, era inutile assicurarla, dal mese di maggio 85. Questa è la novità importante in questa sede di appello. È una novità clamorosa. E allora, questa sostanzialmente era una voltura. E quando il rappresentante dell'accusa era Daniele Propato, che stava preparando il processo d'appello, si vide arrivare questa notizia tra le motivazioni della richiesta d'appello della difesa di Vanni, andò a indagare anche lui direttamente all'agenzia di Firenze e lì fece un'ulteriore scoperta. Scoprì che esisteva la documentazione che attestava che c'erano stati due incidenti con quel 124 blu assicurato a nome di Giancarlo Lotti nell'estate dell'85, prima del delitto degli Scopeti. Sentiamo quello che dichiarò Propato stesso in quel primo giorno. Spontaneamente la signora che era lì in ufficio mi ha dichiarato, e voi trovate il verbale, che Lotti ha avuto due incidenti con la Fiat 124. Ha avuto un incidente il 22 giugno 85.
alle ore 21:45 in via del Poggio Imperiale, Firenze. Questo incidente è stato denunziato da Lotti. Di questo incidente io non ho preso il nome dell'altra parte dell'incidente, cioè dell'altra persona, perché ce n'è stato un altro in data 31 luglio con questa Fiat 124, 31 luglio 85, e di questo ho preso il nominativo e questa persona vi chiedo anche di sentire. Cioè Propato si rese conto che c'erano stati questi due incidenti, rinunciò a cercare la prima persona coinvolta e convocò invece la seconda. Gli incidenti erano avvenuti nell'estate, prima del delitto degli Scopeti, e questa era una bella notizia perché insomma sembrava attestare che sicuramente quel 124 aveva circolato. Ora, nelle mani di chi? Questo non si sa. Diciamo che Propato fece male a non convocare anche il primo degli assicurati. Vabbè, comunque questo poi ci ragioneremo più avanti. E comunque c'era questa notizia così clamorosa e naturalmente il dibattimento venne riaperto. Normalmente nei processi d'appello non è obbligatorio che ci sia un dibattimento. Il processo d'appello molto spesso, io non so qual è la frequenza in cui si aprono i dibattimenti, io penso abbastanza modesta, però non lo so. In ogni caso, nel processo d'appello molto spesso sono le parti, gli avvocati delle vittime e l'accusa che ognuno dice la sua e poi i giudici decidono, ma senza risentire nessun testimone, se non ci sono delle cose nuove. Invece, quando ci sono delle cose nuove, come in questo caso, viene riaperto il dibattimento, un dibattimento naturalmente non così ampio come quello del primo grado, pochi giorni, magari un giorno, due, e vengono sentiti questi nuovi testimoni. E in questo caso si fece così. Ecco, io ora, prima di andare a vedere queste testimonianze, tra cui ci sarà anche quella di Lotti, vorrei porre l'accento su un fatto. La difesa Vanni, in questo periodo, in questo anno e 2 mesi, fece delle indagini relativamente alla polizza delle due macchine, però non fece indagini sull'assegno. Io ricordo che Lotti aveva detto di aver pagato la macchina con un assegno che gli aveva dato il suo principale. Gli aveva anticipato i soldi tramite questo assegno e che poi gliel'avrebbe detratti via via dalla busta paga mese. Ecco, questo assegno, secondo Lotti, fu il lasciapassare per ritirare la macchina. Ora, questo assegno, la data in cui questo assegno era stato incassato, presumibilmente dall'officina che aveva consegnato la macchina a Lotti, ma se fosse stato un assegno trasferibile e avesse circolato, insomma, prima o poi sarebbe stato incassato questo assegno, non credo che avrebbe atteso chissà quanto tempo. Insomma, la data di incasso di questo assegno avrebbe potuto costituire un elemento molto significativo per stabilire il momento in cui Lotti aveva ritirato la 124 blu. Bastava andare sull'estratto conto di Roberto Scherma, probabilmente l'estratto conto della ditta, perché se quell'importo veniva detratto mese dalla busta paga di Lotti, voleva dire che era stato un anticipo sulla busta paga, per cui doveva essere qualcosa che contabilmente doveva risultare, per cui io penso che quell'assegno fosse un assegno che arrivava direttamente dal conto corrente della ditta. Sarebbe bastato andare da Roberto Scherma, c'era stato 1 anno e 2 mesi di tempo per farsi dare l'estratto conto e andare a verificare questo assegno quando era stato incassato. E invece questo non sembrerebbe che non fosse stato fatto, la cosa è un po' strana, no? Poi, io l'ho già detto questo, magari era stato fatto e magari quella data lì era una data poco simpatica, non lo so. Comunque si andò a fare questo lavoro relativamente ai certificati assicurativi con questi risultati che al momento parvero clamorosi per quanto riguardava la difesa Vanni. Allora, il dibattimento si riaprì il giorno dopo, il 18 maggio del 99, fu ascoltato per primo Roberto Bartoli. Roberto Bartoli era il responsabile per l'agenzia di Firenze di questa AXA Assicurazioni che aveva assorbito la All Secures preservatrice. Lui non c'era nell'85 quando c'era stata questa questione però lui dette delle notizie molto importanti su vari elementi, tra cui la documentazione che era stata reperita e anche
la prassi che c'era al momento lì nella sua assicurazione, ma presumibilmente la stessa prassi c'era anche 10 anni prima, 12-13 anni prima, nella All Secures preservatrice. Leggiamo qualche scambio che ebbe con il presidente, il procuratore generale e compagnia bella. Procuratore generale, quando lei dice di aver trovato questo contratto tra i contratti annullati, che vuol dire? Evidentemente l'aveva trovato lui. Quando Mazzeo era andato a Firenze, si era interfacciato con questo responsabile che gli aveva consegnato questo certificato. Bartoli, vuol dire che le polizze annullate vengono inserite in un certo archivio e in questo archivio io ho trovato questo contratto qua. Ecco, questa era una polizza annullata. Ecco, io vorrei ritornare un momento sullo specchietto per far vedere che al 20 marzo 86 questa polizza 68731 era terminata e per il periodo successivo, cioè dal 20 marzo 86 in poi, era cambiata la polizza. Ecco, evidentemente questa polizza era stata annullata, infatti Bartoli la trovò tra le polizze annullate. Sì, ma che vuol dire annullato? Questo contratto ha avuto una certa storia, è partito dal maggio dell'85 e ha proseguito fino al marzo dell'86-87. Poi è stato annullato, in verità, fino al marzo dell'86, perché il cliente non ha più pagato. Noi lo abbiamo annullato nel settembre del 92, però già dall'88 riguardava un veicolo diverso. Procuratore generale, questa polizza è un trasferimento, una sostituzione, una rinnovazione, un passaggio da una vettura all'altra. È un passaggio, dice Bartoli. Alle ore 10 del 25 maggio 85 fu assicurato al posto di un'altra autovettura un Fiat 124. Purtroppo questo documento, questa polizza, non è emersa la fotocopia, però sopra ci doveva essere stato scritto un rimborso che era andato al contraente, perché molto probabilmente il 124 che aveva comprato Lotti era di cilindrata 1200, cioè, la 124 era nata come 1200, poi aveva subito nel tempo degli aggiornamenti di cilindrata, degli aumenti, ma credo che la cilindrata 1200 comunque fosse continuata per diversi anni. Quella di Lotti doveva essere una 1200, evidentemente la sua 128 SL era una 1300, io nel primo video avevo detto che non era chiaro se quella 128 fosse il modello 1100 o il 1300, esteticamente non cambiava nulla, per cui era poco importante, però da qui si capisce che quel 128 di Lotti era un 1300, era un 1300 SL, cioè diciamo il modello più prestigioso. Ecco, c'era stato un rimborso a favore del contraente, a favore di Lotti evidentemente. Procuratore generale, come cilindrata delle macchine c'era un rimborso, lì c'è una compensazione, mi pare di leggere o no? Sì, sulla prima rata c'è un importo compensato. Ecco, questo importo compensato viene confermato da uno scambio con Mazzeo. Mazzeo, sempre a Bartoli. Le risulta, sempre esaminando questo documento che le viene sequestrato oggi, se l'assicurato per fare questa sostituzione ha dovuto pagare qualche cosa? Questo documento che le viene sequestrato è l'originale di quella fotocopia di cui parlava il consigliere relatore all'inizio, no? Bartoli portò l'originale, che tra l'altro non glielo voleva nemmeno dare, il presidente lo minacciò dicendogli se no facciamo un decreto di sequestro, e per cui lo consegnò. Dice Bartoli, no, il premio è stato compensato fino alla rata del settembre 85. Quindi per fare questa sostituzione non ha pagato niente, dice Mazzeo. Bartoli, giusto, cioè non solo non ha pagato niente, ma avrebbe avuto anche dei soldi indietro. C'è questo video, ecco, che si chiama Mostro di Firenze, avvocato Mazzeo sull'auto di Giancarlo Lotti a Scopeti, che è nel canale Insufficienza di Prove. Questo video riprende un intervento di Mazzeo a un convegno sul Mostro di Firenze del 16 dicembre 2016, è un convegno che c'era anch'io, ci andai anch'io. In questo convegno Mazzeo raccontò tutta la storia di questa macchina, disse anche molte altre cose, ma su questa macchina disse diverse inesattezze. Ecco, teniamone conto, perché tra queste inesattezze c'è anche quella che ci fu questa compensazione, ma questa compensazione sarebbe andata a favore
della compagnia assicuratrice, cioè il contraente avrebbe dovuto pagare in più. Chi va a vedere questo video tenga conto che c'è questa inesattezza che dice Mazzeo, perché la compensazione fu nel verso favorevole al contraente. Ma Roberto Bartoli dette informazioni molto interessanti anche sulle regole che c'erano per queste sostituzioni di polizza. Sentiamo lo scambio con Propato. Quando un cliente vuole fare questa operazione, l'assicuratore che documentazione richiede? Chiede Propato. Bartoli: richiedo i documenti della vecchia vettura e faccio una sostituzione, contrassegno e certificato di assicurazione. Dopodiché effettuo la voltura e il cliente mi dovrebbe portare il libretto della nuova autovettura da assicurare. Attenzione, qui ci sono due fasi: la chiusura della vecchia polizza per la macchina che si va a sostituire e la riapertura per la nuova macchina. La vecchia viene chiusa con la consegna del certificato di assicurazione, che è quello che si teneva nel cruscotto una volta, ma mi sembra che anche adesso si deve tenere, e soprattutto quella del tagliando sul parabrezza, che adesso non si mette più. Ecco, quei due andavano consegnati indietro. Se no non fa questa polizza, se no non la fa, però a quell'epoca lì quello che la società di allora richiedeva, questo non lo so, ora le regole sono queste. Allora ci vuole il certificato di assicurazione, il contrassegno della vecchia e poi il cliente mi dovrebbe portare il libretto della nuova autovettura, dal quale risulti che l'auto è di Tizio. Queste sono le regole che ci sono oggi. Può essere che allora le cose fossero diverse. Il cliente mi riporta indietro senz'altro il certificato e il contrassegno. Poi può essere che l'assicuratore prenda e sostituisca la polizza su semplici dichiarazioni del cliente. Allora fermiamoci un momento. In questa documentazione che Mazzeo reperì a questa agenzia e che poi Bartoli portò in originale, non erano presenti nessun dei due, né il certificato di assicurazione né il tagliando del parabrezza. Allora, il certificato di assicurazione non era presente chiaramente perché questo ce l'aveva in mano Lotti, infatti Bertini lo trovò dentro l'agenda, cioè quel certificato che assicurava la macchina rossa, la 128, fino al 20 settembre 85 e che sarebbe dovuto essere stato restituito all'agenzia nel momento in cui al 25 maggio era stata cancellata quella polizza in nome della nuova e quella parte di assicurazione pagata dal 25 maggio fino al 20 settembre veniva poi trasferita sulla macchina nuova con, ripeto, un piccolo conguaglio da parte dell'agenzia. Ecco, quel certificato lì ce l'aveva Lotti e il tagliando di assicurazione anche lui non venne trovato, evidentemente non erano stati consegnati. Questo per quanto riguardava la chiusura della vecchia polizza. Per la nuova polizza veniva richiesto il libretto di circolazione. Questa differenza di date, no? L'assicurazione che era stata accesa al 25 maggio. Il passaggio di proprietà firmato all'ACI dal proprietario precedente era di luglio, dei primi di luglio. In questo frattempo la macchina era assicurata da un contraente che non era il proprietario della macchina. È una cosa un po' strana, no? Su questo ci ragioneremo. Comunque questa storia del libretto di circolazione che deve essere presentato quando io faccio un'assicurazione nuova non è proprio così, perché la trascrizione dei dati del nuovo proprietario quando c'è un passaggio di proprietà sul libretto non è subitanea, ci vuole del tempo. Però oggi come oggi viene rilasciato un certificato provvisorio che dice in attesa che venga aggiornato il libretto di circolazione la macchina può circolare ed è di proprietà del signor tal dei tali. Io non so all'epoca che documento venisse consegnato al proprietario senza avere il libretto aggiornato. Io penso che fosse un documento simile, insomma ci sarà stato, non so se era un aggiornamento del foglio complementare, magari qualcuno di voi se lo ricorda meglio di me. Bartoli parlò anche dei due incidenti. Di questi incidenti poi si parlò anche con il testimone successivo, il signor Tartaglia. Anche su questo ragioneremo più avanti. Ecco, posso dire una cosa, questa la posso dire. In entrambi gli incidenti il responsabile sarebbe stato il guidatore della 124. Per cui le due persone che erano dall'altra parte ebbero tutte e due un rimborso, anche questo Tartagli. Ma la cosa strana
è che questo qua non si ricordava assolutamente nulla di questo incidente. Avremo un prossimo video dove esamineremo queste amnesie con una certa attenzione. Diciamo che i più svegli cominciano a pensarci fin da adesso. Tutte queste amnesie attorno a questa macchina. Che significato potrebbero avere? Sempre quel giorno lì, dopo questi due testimoni, Bartoli e questo Tartaglia, ci fu la testimonianza di Lotti. Questa testimonianza di Lotti la vediamo tra un attimo. Facciamo un salto in avanti di un giorno e andiamo a vedere quello che dichiarò Roberto Longo. Roberto Longo era l'agente della All Secures Preservatrice, agenzia di Firenze, in quel 1985, per cui doveva saperne qualcosa in più di Bartoli, che invece in quel periodo là non era in forza a questa compagnia assicuratrice. Presidente, questa polizza risulta rilasciata dalla sua agenzia. Longo, certo, dalla mia agenzia. Ricorda se l'ha rilasciata personalmente? Personalmente no, perché io su San Casciano mi servivo dell'officina Parini, che vendeva automobili nuove e usate. L'esazione vera e propria avveniva tramite l'officina Parini. Io preparavo la polizza, gliela davo, loro incassavano e me la ritornavano firmata, quindi io il cliente non lo vedevo. Presidente, mi sembra di aver letto negli atti che in realtà si occupava dei contatti con lei, puntini puntini, Longo, esatto, lo precede, la signora Maria Parini. Sì, ecco, si occupava di queste polizze la figlia del titolare anziano, la sorella del titolare del 95. Questa signora Maria Parini, già tirata in ballo dal marito in primo grado, il meccanico, il Gino a cui Lotti avrebbe consegnato questo assegno, che aveva detto così: qualche volta era in contatto e faceva delle assicurazioni con questa compagnia qui. Però non era proprio così. Cioè, questa signora era un vero e proprio subagente. Cioè, delle polizze di San Casciano si occupava lei, che fossero polizze su macchine vendute dall'officina del fratello o del padre, o che fossero macchine che venivano da altre parti, insomma. Cioè, per San Casciano era lei il subagente. Lo si capisce poi anche dal proseguo della deposizione di Longo, al quale venne chiesto il perché di questo mancato ritiro, sembrava, mancato ritiro del contrassegno e del certificato. Allora, il mancato ritiro del certificato era certo, perché il certificato ce l'aveva in mano Lotti, ma è chiaro che se non era stato ritirato quello, non era stato ritirato neanche il contrassegno. Presidente, prima di rilasciare questa polizza, voi ritiravate il certificato di assicurazione della macchina non più assicurata e ritiravate anche il tagliando da esporre o no? E nel caso specifico le risulta che sia avvenuto o no? Longo, nel caso specifico non me lo ricordo, però la prassi regolare era quella che dovevano ritirare il vecchio certificato e il contrassegno, se no la compagnia rischiava di coprire due vetture. Siccome il certificato e il contrassegno portano la firma della compagnia, la compagnia è responsabile fino alla scadenza del contratto, della circolazione del veicolo. Quindi, se non viene fatto questo atto, la compagnia rischia su due vetture. Questa è la prassi però, ora non mi ricordo se in quel caso fu fatto o meno. Questo è una cosa importante, cioè se quel tagliando non fosse stato ritirato e la macchina sulla quale era questo tagliando, dopo la fine di questa assicurazione, di questa polizza, avesse fatto un incidente per colpa, la compagnia assicuratrice era comunque tenuta a rimborsare il danno al danneggiato. E questo vuol dire che il ritiro di quel tagliando e di quel certificato era una cosa importante. Ecco, io in tutte queste mie ricerche sulle assicurazioni mi sono avvalso della consulenza del mio assicuratore, Luciano Gaviraghi, che io ringrazio un'altra volta, l'ho già ringraziato sul mio blog, e lui mi spiegò, quando gli chiesi tutte queste cose, dice, è una cosa che non si fa mai, cioè può succedere che arriva lì il cliente che deve prendere la macchina e tutto e ti dice guarda, l'ho lasciato a casa il certificato. Sì, mi dice Gaviraghi, mi sarà successa una o due volte, però il giorno dopo il tagliando era lì, perché era una mancanza grave quella di non ritirare il tagliando, e in questo caso il tagliando non fu ritirato. Vedremo che è soltanto una delle numerosissime anomalie di questo trasferimento di polizza.
Presidente, lei sostanzialmente mi dice che non attendeva che le pervenissero questi documenti prima di rilasciare la polizza, visto che lei agiva per interposta persona. Longo, le polizze emesse venivano sistemate una volta al mese. Qui sta raccontando la prassi, diciamo il rapporto con questo subagente. Le polizze emesse venivano sistemate una volta al mese, nel mese successivo. Passava un mese dall'emissione del contratto, quindi a volte io non lo sapevo se venivano ritirati al momento o dopo il certificato e il contrassegno vecchi, perché era una prassi che avveniva presso la subagenzia di San Casciano, cioè sarebbe stato il subagente che aveva l'obbligo di ritirare questi due documenti, che io andavo una volta al mese regolarmente, quindi non potrei confermare se in quella fattispecie fu fatto come doveva essere fatto. Bisogna dire comunque che era responsabilità del subagente ritirarlo. Longo avrebbe dovuto controllare quando la documentazione dell'avvenuta operazione era pervenuta nelle sue mani che quel certificato e quel contrassegno ci fossero. Evidentemente non l'aveva controllato. Procuratore generale, volevo capire meglio che cosa facevate a Firenze e che cosa si faceva a San Casciano. Cioè la polizza la compilavate qua a Firenze e poi la mandavate tramite qualcuno a San Casciano. Longo, esatto. I contratti vengono emessi esclusivamente dalle agenzie, poi il subagente cura l'incasso e rimette i documenti all'agenzia. Quindi la signora San Casciano faceva da tramite, consegnava materialmente la documentazione e ritirava il certificato, dice Propato. Esatto, doveva ritirare il certificato vecchio. E gliel'avevate chiesto? Lo sapeva questa signora? Lo sapeva quello che doveva fare? Poi se nella fattispecie l'ha fatto io non glielo posso dire. Però la prassi che doveva ritirare il vecchio certificato e dare quello nuovo, sì. Insomma, questa qui lo sapeva, no? Che mestiere faceva un altro mestiere. Propato, questo certificato, il contrassegno, Longo, è quello esposto al vetro che si chiama contrassegno e il certificato quello che dovrebbe stare nel cruscotto. E lei cosa voleva di questi due? Chiese Propato. Tutti e due. Tutti e due. Poi questo certificato non l'ha avuto perché l'abbiamo noi. Ovvia considerazione di Propato. Il fatto che il certificato fosse in mano a Lotti, consegnato al tribunale, il certificato era questo, lo ricordo, questo taglia la testa al toro, povero toro, sempre lui, sul fatto che non fosse stato consegnato neanche tagliando sul parabrezza, perché consegnare uno e non consegnare l'altro, no, è evidente. Non era stato consegnato nemmeno quello, soltanto che il certificato dentro il cruscotto Lotti l'aveva preso, l'aveva messo nella sua agenda. Il tagliando sul parabrezza era rimasto lì fino al momento in cui la macchina era stata demolita, cioè non era andato lì a tirarlo via. Questo penso che sia successo. A maggior così conferma di quanto fosse necessaria questa operazione di ritiro, Bertini chiese ancora a Longo, che disse: fino al 20 settembre 85 può darsi che il cliente abbia avuto in mano anche il certificato vecchio se non è stato ritirato. Quindi la compagnia era responsabile fino al 20 settembre 1985. Ma allora, qui ci si chiede come mai non venne convocato il subagente. Il subagente sarebbe stata la persona giusta per dirimere questa questione, per spiegare perché non aveva ritirato questo certificato e compagnia bella, per dire anche magari qualche informazione in più su queste stranezze, sul fatto che la polizza fosse stata accesa su una macchina che non era ancora di proprietà del contraente, la cosa che è assurda, no? È strano, tra l'altro questa cosa qua, in tutto questi ragionamenti che fra giudici, avvocati, consulenti, eccetera, eccetera, e stranamente questa cosa non balzò agli occhi, no? L'ho notata io. Cosa c'è da dire su questo fatto, su questo certificato, su questo tagliando soprattutto sul parabrezza, ma anche su questo certificato, che se erano sulla macchina di Lotti, erano rimasti sulla macchina di Lotti, anche se l'assicurazione era terminata, Lotti poteva circolare tranquillo, relativamente tranquillo, poteva circolare tranquillo per quanto riguardava eventuali controlli della polizia stradale, dei carabinieri. Perché? Perché loro avrebbero visto un tagliando sul parabrezza, avrebbero magari chiesto il certificato di assicurazione che lui aveva dentro il cruscotto, risultavano validi fino al 20 settembre e per cui non c'era nessun problema. È chiaro che il problema ci sarebbe stato nel momento in cui ci fosse stato un incidente con quel 128. Questo cosa dice? Ci dice che quei due incidenti che ci furono non avrebbero mai potuto essere denunciati sul 128.
per forza, che se ci furono davvero, e il se è molto molto importante, se ci furono davvero, qualsiasi macchina delle due fosse stata coinvolta, avrebbero potuto essere denunciati e rimborsati soltanto sulla polizza del 124, non certo quella del 128, che era stata volturata, era stata cassata. Ma allora, se noi a questo punto pensiamo alla situazione di quella macchina rossa, l'unica prova che avrebbe potuto dire che quella macchina Lotti non ce l'aveva era il pollaio di Cannella. Cioè, se veramente ci fosse stata una testimonianza che attestava che quella macchina all'8 settembre 85 non funzionava più, era lì senza le ruote, senza il volante, senza sedili e con le galline che ci facevano le uova, e a quel punto è chiaro, quella prova lì era una prova definitiva. Ma senza quella, tutte queste belle cose che erano venute fuori non dimostravano che Lotti non poteva avere quella macchina all'8 settembre 85. Potevano semmai dimostrare che Lotti sarebbe stato un cretino a usare quella macchina lì invece di usare l'altra. Aveva comprato una macchina nuova e perché usava quella vecchia? Allora io in passato, prima di fare questa indagine nella quale sono stato aiutato da questo mio assicuratore, io avevo una mia spiegazione, perché io penso che le prove di questa macchina rossa sotto scopetti erano troppo evidenti per pensare che non fosse stata la macchina di Lotti, no? Per cui mi ero dato una mia spiegazione a questo fatto, al fatto che lui avesse usato questa macchina invece di usare quella che aveva comprato 2 mesi prima. Lotti comprava macchina a fine vita, aveva visto questa macchina che gli piaceva, l'aveva voluta fermare per evitare che fosse venduta ad altri, però nel frattempo aveva cercato di andare avanti con la sua rossa per non consumare quella nuova. Magari aveva ancora le gomme buone, la macchina magari andava ancora, ecco, una spiegazione un po' così, io non avevo trovata una migliore. Però c'è da dire che poi, andando a esaminare bene tutto quello che c'è dietro questa storia, la spiegazione è un'altra. Comunque andiamo avanti con la deposizione di Lotti. A Lotti venne chiesto conto di questo nuovo documento che il suo avvocato non aveva presentato. Facciamo una riflessione sulla situazione di Lotti in quel momento. Cioè Lotti aveva una condanna a 30 anni dal primo grado. È una condanna a 30 anni che lui sperava che gli fosse diminuita in appello. Il suo avvocato aveva chiesto le attenuanti per una partecipazione così limitata e per il fatto che era un pentito, voleva che gli fossero applicati i benefici dei pentiti di mafia, cosa che non gli riuscì. Comunque, supponiamo pure che Lotti avesse avuto questa speranza, ma insomma, l'assist che gli aveva dato la difesa di Vanni era abbastanza appetibile. Insomma, se Lotti avesse detto sì, è vero, io quella macchina non ce l'avevo, se era veramente innocente, no? E se quella macchina non ce l'aveva avuta, no, io quella macchina non ce l'avevo, non ero io quello lì sotto scopeti, come sarebbero andate le cose? Tanto più che Lotti non era lo scemo che molti così in modo molto superficiale credono, no? Tanto per dare un'idea, leggiamo un piccolo passo di quello che dichiarò nella sua deposizione Ugo Fornari, che aveva fatto la perizia su Lotti assieme a Lagazzi. Ha condotto lui il colloquio, sempre lo ha condotto lui. Ci ha dato quello che ha voluto darci, con estrema abilità, con quell'astuzia che può avere l'uomo, il contadino, che però ha un'esperienza di vita che batte magari quella dell'intellettuale, perché lui è uno che è cresciuto proprio a contatto della vita, quindi lui sa benissimo regolarsi nei confronti dell'esistenza della vita, è un astuto. Cioè Fornari io penso che sia ancora, mi sembra che sia ancora vivo, era un professorone, cioè uno paragonabile ad Andreoli, insomma, che abbiamo visto, no? E c'è da dire che come Andreoli anche lui a contatto con la vicenda del mostro di Firenze i suoi svarioni li fece, ma sembra proprio che questa storia del mostro di Firenze abbia tirato fuori il peggio da molte persone. Insomma, il suo svarione lo fece anche lui, però non si può disconoscere la competenza del personaggio, cioè che lui fosse rimasto ingannato da Lotti in questo modo, cioè che Lotti fosse un cretino
e lui l'avesse preso per un mezzo Einstein di paese, cioè non è una cosa da credere, è una cosa impossibile, cioè non si può venire a dire, come fa qualcuno, come ha fatto anche uno dei miei spettatori che saluto, che prova a sentire quello che dicevano un paese di Lotti. Sì, ho capito, potevano dire quello che volevano, però di fronte a una diagnosi, diciamo, a una considerazione di questo tipo, di un personaggio esperto a questo modo, non ci sono dichiarazioni di concittadini di Lotti che tengano. Comunque, andiamo avanti con quelle che furono le dichiarazioni di Lotti. Ecco, Lotti si mise di buon grado a disposizione di tutti sullo scranno dei testimoni e rispose alle domande. Qui siamo tornati indietro di un giorno, il primo giorno d'udienza. La testimonianza di Longo era al secondo giorno, l'abbiamo un po' anticipata. Cominciò il consigliere. Allora, si voleva sapere lei che macchina aveva l'8 settembre 85 agli scopeti? Il 128. Il 128, e lei continua a dire questo. Insomma, a questo punto abbiamo che questo astuto di Fornari e Lagazzi, come una peracotta, dice no, io avevo il 128, cioè insomma, praticamente condannatemi perché sono colpevole. Il 128, e lei continua a dire questo. Adesso le faccio sapere una cosa. Si è scoperto che questo 124 che lei aveva comprato, lei l'aveva addirittura assicurato in maggio. Io le adoperavo tutte e due le macchine, il 128 e il 124. Ecco qua, Lotti come giustifica la cosa, no? Ah, lei contemporaneamente le usava tutte e due, il 128 e il 124. Abbiamo capito bene? Sì, sì, sì. Però in primo grado le disse un'altra cosa, se lo ricorda? Forse non mi ricordavo preciso l'altra volta, invece ora me lo ricordo preciso. L'importante è che lei prenda atto del fatto che lei circolava a quell'epoca anche col 124. Lotti, no, col 124 andavo in posti un po' più lontano, perché il 128 gli era quasi per finire, sicché... Ma lei non era assicurato col 128, gli dice il presidente. No, c'avevo il coso, però non era assicurato, il coso sarebbe il tagliando sul parabrezza, però non era assicurata, ne assicurai una sola, due, come fai a assicurarle? Quindi col 128 circolava senza assicurazione? Andavo vicino, non lontano, dice Lotti. E questa spiegazione di Lotti poi emerse ancora più chiaramente nel confronto con Mazzeo. Mazzeo, lei ha detto prima che ci ha tenuto sul 128 rosso, dopo aver comprato la 124, un contrassegno di assicurazione anche se era bello scaduto. Cosa vuol dire? Lotti, non mi ricordo mica di preciso. Mazzeo non l'aveva consegnato? Non le era stato richiesto? Lotti era rimasto nella macchina. Come nella macchina? Lei ha detto che lo teneva sul cruscotto. E qui Mazzeo dimostra di non capire. Era rimasto lì, dice Lotti. Lei cosa ha messo sul cruscotto? Era libero, pulito, vuoto, oppure ci ha messo un simulacro di assicurazione quando circolava, magari per trarre in inganno qualche vigile urbano? Quando la tiensi ferma c'era sempre il contrassegno alla macchina. Qui Mazzeo sembra aver capito poco, no? Però insomma mi sembra che sia evidente. Quel contrassegno, dice Lotti, era rimasto sul parabrezza, sulla macchina, io circolavo lo stesso. Andavo in posti vicino, col 128 che era quasi per finire, per cui lo poteva lasciare a piedi, col 124 andavo in posti più lontani. Questa fu la spiegazione di Lotti, ma è una spiegazione che era chiaramente una fandonia, cioè questa spiegazione non reggeva sia per un motivo logico, cioè insomma Lotti aveva comprato una macchina nuova. Il motivo di usare la macchina vecchia per andare in posti vicino non c'era, cioè perché usare una macchina vecchia non assicurata con quel tagliando che se faceva un incidente c'erano problemi? Cioè Lotti se aveva l'altra macchina avrebbe usato l'altra macchina, questa è la logica, dice questo, ma non soltanto la logica, ma anche erano state le testimonianze in primo grado dei due Scherma a farlo capire, cioè i due Scherma l'avevano detto chiaramente. Proviamo a rileggere le loro testimonianze relativamente a questo argomento della circolazione delle due macchine. Sentiamo prima il padre Roberto Scherma, nell'udienza di primo grado del 18 marzo 98.
Presidente, quando ritirò la macchina, la 124, davanti a casa sua c'erano tutte e due le macchine o ce n'era una sola? Ricordo che gli Scherma abitavano accanto a Lotti, per cui vedevano e lavoravano, lì c'era la loro azienda, vedevano le macchine di Lotti tutti i giorni. Roberto Scherma, ma mi pare per un po' di tempo c'è stata anche quella che non andava, quella che l'aveva rotta, cioè la 128. Non mi ricordo di che era rotta, quella per un po' di tempo ci deve essere stata lì. Presidente, quando c'era la macchina 124, la blu, Lotti usava anche la 128 o usava solamente la 124 nuova? No, l'altra no, non credo perché era rotta. Il Presidente dice, lei non deve dire quello che pensa, ma quello che ha visto fare, è una cosa diversa. Scherma, io non l'ho, quella lì rotta, io non gliel'ho vista usare, gliel'ho vista lì davanti per un po' di tempo e poi mi pare che chiamò il demolitore. E quanto tempo è stata ferma davanti a casa sua quella macchina lì? Chiese il Presidente. Ma un po' di tempo c'è stata, un mese, 2 mesi. Il figlio aveva detto un mese e mezzo. Presidente, cioè 1 mese o 2 mesi da quando ha ricevuto la macchina, la 124? Sì, lui andava con quella nuova. Filastò gli sottopose domande analoghe. Lei questa macchina rossa, quanto tempo l'ha vista ferma? Di che periodo più o meno? Scherma, ma l'ho detto prima, il periodo non me lo ricordo. 1 mese, 2 mesi ha detto. Sì, penso un paio di mesi. Io così. Ecco, durante questi 2 mesi, lei è sicuro di non averla mai vista in movimento questa macchina? Cioè la macchina rossa? No, io in giro non l'ho mai vista. Ecco, stava in un posto davanti alla casa del Lotti. Davanti alla casa del Lotti, dice Scherma. E il figlio, Luigi, aveva confermato le parole del padre, in pratica. Presidente, ecco, quello che volevo sapere io invece è, da quando lui ha avuto per la prima volta la 124 blu, la 128, se funzionava, se la usava lo stesso, non la usava, era ferma con le ruote, non ruote, cosa ricorda di questi particolari? Ma a me sembra che non la usasse più la 128, usasse solo la 124 blu. No, diciamo, non ho badato tanto a questo, ma mi sembra che la macchina non era più funzionante e usava solo la 124 blu. Allora, cosa si può dire di queste parole degli Scherma? Allora, se gli Scherma avessero visto Lotti che usava entrambe le macchine, secondo me se lo sarebbero ricordato. Cioè, ci sarebbero stati questi 3 mesi, dal 25 di maggio, giugno, luglio, agosto, 3 mesi. Ci sarebbero stati 3 mesi, 3-4 mesi, insomma quelli che sono, in cui Lotti avrebbe usato tutte e 2 le macchine. E non sarebbe saltato agli occhi degli Scherma. Cioè, usare le 2 macchine insieme contemporaneamente sarebbe stata una cosa che loro avrebbero notato e si sarebbero ricordati. Cioè, diverso è il discorso, se ci avessero visto usare la 124 blu, potevano dire, non siamo sicuri che non abbia usato magari qualche volta la 128 rossa, ma se le avesse usate davvero entrambe se lo sarebbero ricordato. Per cui, insomma, mi sembra che, oltre alla logica, questa testimonianza taglia la testa al toro sul fatto che Lotti avesse usato entrambe le macchine. Per cui Lotti aveva mentito. Perché? Perché cercheremo poi di dare delle spiegazioni più avanti. Comunque, i giudici di secondo grado come presero queste spiegazioni di Lotti? Le presero bene, cioè per i giudici di secondo grado le spiegazioni di Lotti erano corrette. Cioè loro, prima di tutto, tennero conto delle testimonianze collaterali, cioè quelle della Ghiribelli, di Pucci, che dicevano che quella macchina rossa la Ghiribelli l'aveva vista, Pucci c'era addirittura stato sopra, ma quell'8 settembre 85 era lì a Scopeti. E questo a loro gli bastò perché non c'era nessuna certezza che quella macchina fosse non funzionante, non c'era certezza. Ci fosse stata quella certezza le cose sarebbero state diverse, ma quella certezza non c'era. C'era soltanto l'implausibilità dell'uso di Lotti per questo discorso dell'assicurazione. E allora ai giudici bastò questo fatto. Cosa scrissero in sentenza? Il fatto che Lotti neppure ricordasse di aver comprato qualche mese prima dei fatti un'altra vettura non significa assolutamente che il medesimo l'8 settembre 85 non abbia usato la 128 rossa. Qui i giudici fanno un ragionamento sul fatto che Lotti potrebbe non essersi ricordato bene e lasciando intendere che se anche avesse usato la 124 blu e lui avesse detto di aver usato la 128 rossa, questo non squalificava la sua testimonianza, perché poteva esserselo dimenticato e poi
c'era stato un bombardamento da parte anche della polizia sul 128 rosso e che lui poteva essersi confuso, però è un discorso questo dei giudici che non regge, cioè è contraddittorio con quello che scrivono dopo. E infatti dopo scrivono questo. Tale auto, la 128, era infatti nella sua piena disponibilità, con tanto di tagliando assicurativo, illegittimamente, tra virgolette, esposto sul parabrezza, e il Lotti ha dichiarato davanti a questo giudice che le macchine le usava tutte e due, la qual cosa è pienamente credibile. Se si tiene presente che il tagliando esposto sul vetro della Fiat 128 indicava una scadenza del periodo assicurativo al 20 settembre 85. Insomma, i giudici credettero a questo uso contemporaneo delle due macchine. D'altro canto, il medesimo Lotti aveva già ripetutamente dichiarato in dibattimento che non aveva avuto alcuna remora a utilizzare fino al settembre 85 entrambe le vetture, ivi compresa quella non assicurata. Circa le produzioni definite falsi riscontri, cioè quei certificati che Bertini aveva presentato, vennero definiti, sembra, dalla difesa Vanni come dei falsi riscontri, come una gabola. Però i giudici non ci credettero, scrivendo: necessita rilevare che il Lotti, a mezzo del suo difensore, ha prodotto semplicemente 3 certificati di assicurazione, tutti veri e reali, come accertato anche dal consulente tecnico del prevenuto, Vanni. L'affermazione, pertanto, che i detti documenti sarebbero falsi e diretti a trarre in inganno il giudice appare del tutto gratuita. Può dunque concludersi sul punto che nulla è in atti né alcunché è stato provato che possa escludere che Lotti la sera dell'8 settembre 85 si sia portato alla piazzola degli Scopeti proprio con la Fiat 128, ove poté vedere bene quanto Pacciani e Vanni andavano facendo unitamente al teste Pucci Fernando. E dunque anche i giudici di secondo grado, come già avevano fatto quelli di primo, si bevvero le fandone di Lotti, compresa quella che Lotti aveva usato 2 macchine contemporaneamente per molti mesi. A questo punto riprendiamo un po' il discorso di Lotti e del fatto che non avesse approfittato di questa occasione per ritrattare tutto e dire: ragazzi, scusate, ho scherzato. Allora Lotti sarebbe probabilmente stato processato, accusato di calunnia nei confronti di Vanni, e una calunnia anche abbastanza grave, perché diciamo la forma più grave di calunnia, perché Vanni era stato in carcere. Però c'è anche da dire che questa calunnia avrebbe avuto molte attenuanti, cioè non era una calunnia che era nata per motivi di interesse da parte di Lotti, era una calunnia che era nata nell'ambito di un procedimento dove Lotti era stato preso, era stato interrogato, era stato anche impaurito, cioè un avvocato bravo avrebbe fatto, secondo me, avrebbe fatto assolvere Lotti dal reato di calunnia, perché Lotti avrebbe potuto dire: io sono stato messo in mezzo, sono stato impaurito, l'ho detto perché avevo paura di qui e paura di là. Per cui questa calunnia non poteva far paura a Lotti, cioè avrebbe scontato quanto? Non so, 1 anno, ma nemmeno quelli che già aveva scontato come pentito, io penso. E invece no, lui non approfittò di questo fatto. Leggiamo un pezzo di un articolo del mio blog che parla un po' di questa situazione. E dunque Lotti, dopo aver convinto i primi giudici, alla fine riuscì a convincere anche i secondi di essere andato agli Scopeti con la 128 rossa, guadagnandosi in questo modo i suoi agognatissimi 26 anni di carcere, perché a questi poi sarebbe stato condannato, no? Dai 30 di primo grado ai 26 del secondo. La stranezza di tale comportamento esige qualche riflessione, quindi apriamo una parentesi. Mentre in aula insisteva con pervicacia nell'affermare di aver usato entrambe le auto, per di più mentendo, Lotti si portava sul groppone il peso di una condanna in primo grado a 30 anni di carcere. Per preparare una linea di difesa in vista dell'appello, lui e il suo difensore avranno senz'altro tenuto degli incontri, entrambi consapevoli di dover fronteggiare la clamorosa novità dell'assicurazione partita il 25 maggio. Cioè, quando i difensori di Vanni avevano presentato nei motivi d'appello
l'esistenza di questo certificato del 25 maggio, che smentiva quello che Lotti aveva dichiarato insieme al suo avvocato in primo grado, chiaramente Lotti era stato, lo sapeva, perché questi motivi d'appello vanno in mano anche alle altre parti. E non si era preparato a questa evenienza. In che modo si era preparato? Vediamo. Nel caso fosse stato del tutto innocente, quale migliore occasione avrebbe avuto Lotti per buttare all'aria il tavolo dichiarando che sì, lui nel settembre 85 la macchina rossa non ce l'aveva più. Invece, assieme a Bertini, preparò soltanto una richiesta di attenuanti, tramite la quale poteva sperare al massimo di vedersi ridurre la condanna da 30 anni a una quindicina. Ben più del paio o tre, peraltro già scontati, che avrebbe potuto rimediare per la sola calunnia. Sempre nel caso di una sua totale estraneità, è credibile che non ne avesse reso consapevole il proprio difensore? Oppure che questi, dopo averne ascoltato la professione di innocenza, lo avesse comunque convinto a insistere nella sua rischiosissima confessione con chiamata in correo? Insomma, il suo avvocato, cioè se Lotti era veramente innocente, ma non gliel'aveva detto al suo avvocato. È credibile che il suo avvocato, ora vabbè, a parte che Bertini poi ha avuto delle disavventure che lo hanno squalificato, ma insomma, in quell'occasione è credibile che Bertini, se Lotti gli avesse detto guardi avvocato io sono innocente, non c'entro con questa storia, ha detto no, continua a dichiararti colpevole, andiamo avanti su questa strada. Io non credo che gli avrebbe detto questo, vabbè, però... Ma non è questa la sede per porsi simili domande, porterebbero troppo lontano. Quindi chiudiamo subito la parentesi e torniamo ai certificati. A dimostrazione che Lotti e Bertini avevano preparato assieme le spiegazioni sull'uso di entrambe le auto, cioè quella menzogna che Lotti aveva detto, era una menzogna che era stata preparata assieme a Bertini. Adesso io non so se di questa menzogna Bertini era consapevole, io penso di sì, poi lo vedremo. In ogni caso, su questa menzogna Bertini aveva preparato le cose assieme a Lotti. Lo si capisce da una frase. Bertini, nel suo controinterrogatorio di Lotti, gli fece una domanda furbina, del secondo al primo, cioè di Bertini a Lotti. Però Lotti non raccolse. La domanda è questa: si ricorda se le è mai successo che la 124 non si mettesse in moto? Qualche volta può essere successo, disse Lotti. E questo cosa dice? Dice che Bertini, furbamente, l'aveva preparata così. L'aveva preparata dicendo che quel 128 Lotti poteva usarlo quando il 124 non andava. Perché anche quel 124, sì, l'aveva comprato allora, ma non è che era una macchina nuova. Io penso che fosse addirittura una macchina più vecchia ancora del 128. Era una macchina anche lei a fine vita, per cui non era così difficile che gli avesse potuto creare qualche problema. E io penso che Bertini furbamente avesse tentato insieme a Lotti di girarla in questo modo. Tu di che la 128 rossa la usavi quando la 124 ti si fermava perché era guasta. Era una spiegazione, insomma anche questa non è che fosse proprio una spiegazione convincente, ma era meglio di quella di usare entrambe le macchine, no? E magari proprio in quel periodo lì la 124 non gli era partita e lui aveva usato la 128, poteva essere questa la spiegazione. Ma Lotti non raccolse, per cui insomma Bertini aveva preparato assieme a Lotti questa spiegazione. Ma allora la domanda è: perché tale versione non l'avevano preparata già in primo grado? Forse il certificato 25 maggio 20 settembre, cioè quel certificato che era venuto fuori in appello, relativa alla 124, non era tra le carte di Lotti? Nell'agenda non c'era quel certificato? E Lotti era stato zitto, nascondendone l'esistenza a Bertini? E perché gli altri certificati c'erano e quello no? Oppure Bertini, ma sarebbe stato un pessimo stratega, lo aveva ignorato nella speranza che non venisse mai fuori? Insomma, questo certificato Bertini non lo portò insieme agli altri tre. Se ci fosse stato in questa agenda, io penso che Bertini si sarebbe preparato fin da subito a fronteggiare questa situazione, a aspettare che venisse fuori da sola, con il rischio di che cosa? Già, avrebbe potuto preparare questa versione delle due macchine, della macchina che se si guastava usava l'altra, già in primo grado, per non squalificare il suo cliente, e invece no. Allora la domanda, avrebbe detto il mitico Lubrano,
sorge spontanea, ma quel certificato che presumibilmente nell'agenda di Lotti non c'era, Lotti l'aveva mai visto? Questa è una domanda alla quale cercheremo di rispondere più avanti. Questo lo faremo nel prossimo video. Ecco, però diamo un po' un'occhiata a quello che pensava il procuratore generale Daniele Propato in quel processo di secondo grado. Bisogna tener conto del fatto che se i giudici non ebbero dubbi sul fatto che Lotti avesse detto la verità, Propato invece dubbi ne ebbe, tanto che, questo è ben noto, si rischiò che succedesse la stessa cosa del secondo grado di Pacciani. Lì c'era stato Piero Toni che aveva chiesto l'assoluzione di Pacciani, qui Propato chiese l'assoluzione di Vanni, perché non gli tornavano i conti con quello che aveva detto Lotti. Per Lotti non chiese l'assoluzione, qui non si capisce bene, perché la difesa di Lotti non aveva chiesto che fosse riconosciuta l'innocenza di Lotti, aveva chiesto soltanto uno sconto di pena, e quello Propato propose e non l'assoluzione. Però per Vanni chiese l'assoluzione, perché Propato non credeva a quello che Lotti aveva raccontato, ma non gli credeva in un modo che andava un po' in una direzione che non era quello della difesa di Vanni, in una direzione completamente differente. Lo si capisce da questo intervento nella sua requisitoria del 20 maggio 99. Qui Propato prende in esame i risultati della perizia Fornari-Lagazzi e su quella fa un ragionamento. Riguardando la consulenza Lotti, cioè questa perizia, qua il miglior autore per questi reati, secondo me, è Lotti. Perversione sessuale, istinti omosessuali, e qui vabbè lasciamo perdere questa storia di istinti omosessuali, è un po' una caduta di stile, comunque farebbero pensare a un Lotti autore dei reati. Lotti è mancino, ma per certe cose usa ambedue le mani, e c'è una cosa che mi allarma: il francese una volta dice che è stato preso col destro e accoltellato col sinistro, ma i periti dicono da destra a sinistra, che fa proprio pensare a un mancino. Qui, vabbè, Propato fa un po' di confusione, ma io ho dimostrato nella mia ricostruzione di Scopeti che ci fu una coltellata da dietro con la mano sinistra. La consulenza dice: guardate che Lotti non è un mitomane, è vigile, lui sa come rispondere persino ai consulenti, valuta le risposte, si regola a seconda dei casi, è cosciente della sua posizione. In qualche momento, dice Lagazzi, rispondeva in modo palesemente e volutamente evasivo alle domande che gli facevamo e riferiva elementi che facevano parte soprattutto della sua storia personale. È una persona che davanti a domande specifiche talvolta eludeva le stesse domande, oppure si limitava a ribadire che su determinati argomenti non ha nulla di più da dire. Dice che, pur essendo persona di risorse culturali e sociali limitate, era in grado di reggere validamente un colloquio con gli interlocutori. È l'atteggiamento di una persona molto attenta a quello che diceva, molto attenta a quello che non diceva. Tutto quello che anche indirettamente poteva in qualche modo portare nuove discussioni su questo argomento, lui lo troncava. Si è atteggiata uomo mite, che subisce gli altri, ma i consulenti non sono d'accordo su questa valutazione, e questo è Lotti. E questo discorso di Propato, e poi anche la perizia, Fornari-Lagazzi, la loro deposizione, dovrebbero leggersela quelli che continuano a dire ma sentite quello che dicevano di Lotti in paese, ma Lotti era un cretino, Lotti era un idiota. Andava a inseguire gli UFO, no? C'è questo luogo comune di Lotti che andava a inseguire gli UFO. Propato era anche scettico sulla possibilità che Lotti fosse stato imbeccato dalla polizia. Sentiamo. L'avvocato Filastò è stato molto leggero nel processo d'appello, non ha fatto polemiche. Lui dice, con la richiesta del procuratore generale, perché dovevo fare polemiche? Cioè, avendo il procuratore generale richiesto l'assoluzione, Filastò nella sua arringa fu morbido, dice Propato. Ma se uno va a rileggere il dibattimento di primo grado, l'avvocato Filastò è parecchio più combattivo, più pungente. Evidentemente questa è una replica, non so io, sarà una replica ulteriore di Propato. Qui ha parlato di contaminazione dei testimoni in primo grado,
Cioè ha detto che praticamente ha ventilato la possibilità che la polizia potesse aver così indottrinato Lotti. In questa formazione progressiva della prova, cioè delle dichiarazioni, ci può essere un sospetto diverso, cioè la polizia, che qui non è stato esplicitato, cioè qui Filastò non l'ha detto, ma l'ha fatto intendere in primo grado. Io però, dice Propato, a questi sospetti non credo minimamente, cioè io questi sospetti non ce li ho. Nessun pubblico ufficiale aveva interesse a fare qualche cosa così contraria alla legge, per esempio manipolare un testimone. Qui bisogna vedere. Io mi rifiuto di credere, un collega, un poliziotto. Qui non ce n'è, altrimenti tutti i contrasti del Lotti non li avremmo nemmeno avuti. E qui io su questo mi trovo d'accordo. Cioè, se Lotti fosse stato indottrinato dagli inquirenti, sarebbe stato indottrinato meglio. Io ricordo che Lotti dette delle prime versioni dove lui era un semplice spettatore. Poi via via entrò dentro anche lui, però diciamo ammettendo le cose via via che andava avanti, cioè non ammise tutto insieme. Ma allora, se era stato indottrinato, perché fargli dare quelle versioni così traballanti, tipo quella che aveva seguito Pacciani senza farsi vedere, e non subito una versione credibile fin da subito, credibile per quello che poteva essere? Cioè no, ci furono queste versioni via via aggiustate che naturalmente non operavano in favore della credibilità del testimone in un dibattito in tribunale, no? Per cui se la polizia l'avesse preparato, l'avrebbe preparato meglio. Questo fa intendere Propato con quella frase e io sono d'accordo. Lotti non è stato costretto da nessuno, Lotti non è stato manipolato da nessuno, Lotti ha fatto le sue dichiarazioni spontaneamente e tanti particolari che lui racconta in qualche modo si incastrano con gli avvenimenti e questo rimane per me il mistero Lotti. Ecco, questo mistero Lotti, di questo personaggio che raccontò delle balle, e Propato ne era consapevole, però nello stesso tempo dimostrò anche di sapere delle cose sui delitti, di essere a conoscenza di tante cose, insomma conosceva tutti i mezzi, conosceva le piazzole, sì, l'aveva lette sul giornale, può darsi che l'avesse lette sul giornale, però se era uno che era semi-analfabeta, i giornali non è che li leggesse molto. Ma sentiamo cosa pensava Propato sulla macchina rossa. Ecco, Propato era molto confuso su Lotti, c'erano tanti aspetti di Lotti che lo mandavano in confusione e la questione della macchina rossa era uno di questi. Come si poteva immaginare, Lotti di fronte alla nuova emergenza processuale ha dato la risposta più logica. Questa è sempre la requisitoria di Propato. Le usavo tutte e due, ma bisogna andare a rileggere le dichiarazioni del Lotti su ciò che riguarda l'automobile 128. Lui, quando ha consegnato il certificato di assicurazione fino al settembre 85 sulla Fiat 128, ha impostato le sue dichiarazioni su quel presupposto. Io fino al 20 settembre non circolavo con la 124 perché avevo l'assicurazione sulla 128. Insomma, Propato dice, ma come in primo grado mi dice una cosa che fino al 20 settembre 85 avevi usato la 128 e adesso in secondo grado me ne dici un'altra che lo usavi tutti e due. E questo, secondo Propato, c'erano dietro delle balle. Si legge da più parti nel verbale dibattimentale. Io non avevo i soldi per far andare due macchine. Perché usavi due automobili? Perché mi garbava così. A mio avviso non è una risposta valida quando la risposta sia stata data dopo pagine e pagine di domande sulla 128, impostate sul presupposto io ho il certificato di assicurazione, io viaggiavo con quella macchina. I vari testimoni vicini di casa e lo stesso Lotti parlano di qualche mese di aver avuto contemporaneamente 128 e 124, a dire il vero sono Roberto Scherma un paio di mesi, l'altro Luigi un mese e mezzo. Nel primo dibattimento, quando gli hanno fatto qualche domanda, alla fine ha ammesso di essere uscito con la 128, ma ha detto qualche volta. A voi direttamente ha detto, la usavo per i viaggi più vicini, non lontano. Combinazione a Firenze, lui ha fatto 2 incidenti e li ha fatti, mi pare su questo non si possa dubitare, li ha fatti con la 124. È credibile che per andare alla piazzola degli Scopeti piglia la 128 e lascia la 124? Sono domande legittime quelle di Propato, no? Però un'altra domanda legittima è quella, ma siamo davvero sicuri che Lotti avesse fatto quei 2 incidenti con la 124?
Ma perché mai doveva decidersi a comprare un'automobile i cui soldi glieli ha dati il datore di lavoro? Lui non ce li aveva, segno è che la 128 o non funzionava completamente o comunque era diventata una carretta. E questo è il punto che secondo me va valutato pienamente e che ha inclinato certe mie convinzioni. E insomma, Propato sembra che avesse avuto una convinzione di Lotti colpevole, ma colpevole in modo diverso da quello che aveva dichiarato. E insomma è chiaro, no? Qua il miglior autore per questi reati è Lotti. E queste sue convinzioni furono inclinate proprio da questa questione della macchina rossa. Peccato, perché, lo vedremo nel prossimo video, molto probabilmente, anzi diciamo sicuramente, non c'era motivo che le convinzioni di Propato si inclinassero per questa macchina rossa. Vi saluto.